Ciao a tutti ragazzi, io sono Newbie e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi, come vedete, giocheremo a Pokémon Giallo. Dato che è uno dei primi video che carico sul canale, farò una piccola descrizione e qualche premessa. Il canale gira tutto attorno alla parola nostalgia. Vi porterò infatti giochi che hanno caratterizzato la mia infanzia, ma anche giochi un po' più moderni che però li richiamano. Quindi se volete rivivere insieme a me quelle emozioni che solo i grandi classici riescono a fare, iscrivetevi subito e seguite il canale perché vi assicuro che ne rimarrete soddisfatti. Quindi intanto iniziamo, nuovo gioco. Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak, però la gente mi chiama professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, io studio dei Pokémon. No, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Però prima dimmi come ti chiami. Allora, avrete visto sicuramente dal nome del canale che il mio nome è Ni U B. Il perché di questo nome e il come è venuto fuori poi lo chiarirò in un video fatto a parte. Per adesso Newbie. Bene, il tuo nome è Newbie. Questo è mio nipote, è stato tuo rivale fin da quando eri bimbo. Potresti ricordarmi come si chiama? Allora, qui entra in gioco la prima premessa. Il nome di, in questo caso Gary, o blu per giallo in questo caso, è Simone. Perché Simone? Perché Simone è un mio carissimo amico e per farlo partecipare insomma a questo gioco al canale, oltre a farlo intervenire in futuro in modo diretto, ho pensato di renderlo l'antagonista di tutti i giochi. Quindi tutti i giochi che porterò avranno come nemico principale, come essere che verrà, su cui noi ci scaglieremo pesantemente, proprio Simone. Quindi mi dispiace per tutti quelli che si chiamano Simone, non me ne vogliate, ma così è e così sarà. Ah sì, ora ricordo, si chiama Simone, il famoso Simone nipote di Professor Rock, certo. Newbie, la tua leggenda nel mondo dei Pokémon sta per iniziare. Ti aspetta un mondo di sogni e avventure con i Pokémon. Andiamo. Allora, altra premessa. Eh, io giocherò questo Pokémon per come deve essere giocato, nel senso vanilla, senza Nuzlocke, senza andare a sfruttare glitch per catturare, che ne so, Mew, per far uscire fuori Missing No, niente di tutto ciò, proprio vanilla pulito pulito. Cercherò inoltre di catturare Pokémon in modo tale da avere i tipi della mia squadra super efficace contro tutti i tipi che si incontrano. Ora, nella prima generazione non è possibile questo, perché c'era il tipo Psico che non aveva dei counter abbastanza efficaci, o meglio, ce n'era uno, se non ricordo male, l'unico è il coleottero, che però non ha degli attacchi potenti. Ora, se non mi ricordo male, l'attacco più potente è doppio ago, che ce l'ha Beedrill, che però Beedrill è di doppio tipo, anche veleno, che è insomma molto debole contro il tipo psico. Poi ci sarebbe come attacco, se non ricordo male, Missile Spillo. Quindi io avevo, durante la mia scelta della squadra, avevo pensato magari posso prendere Eevee, farlo evolvere in Jolteon con Missile Spillo, però non penso di tenere Jolteon come Pokémon elettrico. Quindi ho anche questa idea bocciata. Vedrete in futuro che cosa utilizzerò, però posso già dirvi adesso insomma che riesco a coprire tutti i tipi come super efficace tranne lo psico.
nella seconda generazione, nelle generazioni successive, poi è stato introdotto il buio, il tipo buio che appunto è abbastanza comune come attacchi e riesce a essere super efficace contro i tipo psico. Nella prima generazione ancora non era stato inventato e quindi sono overpowered i Pokémon tipo psico. Comunque andiamo avanti. Mamma, ascolta, prima o poi tutti i giovani vanno via di casa. Lo dice anche la TV. Il nostro vicino Prof. Oak ti sta cercando. Ora mi sembra che sono un po' lenti però. E infatti, velocità testo mettiamo veloce. Animazione sì, ciliato sì, mono. Cuffie 2. Cuffie 3 lasciamo mono. E stampa normale. E va bene. Direi di fare... No, per adesso non serve fare un salvataggio. Andiamo subito. Andiamo dal professor Rock. Ci illudiamo di andare dal professor Rock perché andiamo a c'è Gary. O meglio, Simone. Ehi, newbie! Il nonno non c'è. Sono venuto qui perché voleva darmi un Pokémon. Voleva darti uno. Quello è il mio Pokémon, non è il tuo Pokémon, maledetta. Comunque andiamo a cercare questo professor Rock. Qua uno, se non conosce un minimo, non sa dove deve andare. Però andiamo dritto e qui c'è l'erba alta. Cosa particolare di Pokémon giallo rispetto ai Pokémon anche precedenti come Pokémon blu e rosso o altri tipi di Pokémon successivi è che solitamente, ora lo vedremo poi perché ce lo dirà il professor Rock, nell'erba alta si incontrano i Pokémon. Qui i programmatori però non so se volutamente, probabilmente volutamente per fare apparo con i bidoni qui, non so se volutamente o casualmente hanno fatto in modo che in queste due caselle qui non ci siano dei Pokémon. Uno può stare qui 3 ore a cercare e non comparirà mai un Pokémon a noi. Se invece si va già sopra la terza e la quarta casella di sopra, invece sì. Infatti se noi andiamo su, subito interviene: ehi, aspetta, non andare, il professor Rock, che ci dirà esattamente quello che ho detto io. L'hai scampata bella, nell'erba alta vivono i Pokémon selvatici, tranne in quelle due caselle lì, per noi. Infatti lui si gira e puff, trova un Pokémon selvatico. Questa è una delle prime stranezze che ci sono in questo gioco, ce ne sono tantissime, non le elencherò tutte, però questa è particolare. Appare Pikachu selvatico, lui lo cattura, anche qua a prima botta con una Pokéball semplice, lo cattura senza indebolirlo, insomma. Altra particolarità, cosa molto difficile che accada comunque. Puff, i Pokémon selvatici appaiono all'improvviso. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me. Seguimi. Ah, queste musichette. Eccoci qua. Simone, nonno, non ne posso più di aspettare. Simone, come mai sei già qui? Ti avevo detto di venire più tardi. Va, fa lo stesso, aspetta qui. Ascolta, newbie, vedi quella palla lì sul tavolo? È una Pokéball, lì dentro c'è un Pokémon. Puoi prenderlo, avanti, è per te. Simone, ehi nonno, ehi... Abbi un po' di pazienza, Simone, ce n'è uno anche per te. Oh, il mio Pokémon, finalmente il nostro primo Pokémon. Ed è tutto mio. Oh! Ma cosa? Simone, non esiste, newbie. Questo Pokémon lo voglio io. Simone si prende il Pokémon. Simone, ti pare questo il modo di comportarti? Simone, no, non lo voglio io questo. Ma io... va bene, tieniti pure il Pokémon. Te ne avrei dato uno comunque. Newbie, vieni qui da me. Schifoso, maledetta. Questo è il Pokémon che ho appena catturato, puoi prenderlo, ma attento, è ancora selvatico e ribelle. Newbie riceve Pikachu, e infatti il nostro primo Pokémon. Vuoi dare il soprannome a Pikachu? No, io non darò soprannome a nessuno dei miei Pokémon. Altra premessa, nella mascherina che vedete attorno io metterò solo i Pokémon che catturo. I Pokémon, cioè che catturo e che tengo nella squadra. Catturerò dei Pokémon intermedi, ma non li metterò nella mascherina.
Il primo Pokémon che abbiamo, e questo sicuramente andrà alla mascherina, sarà proprio Pikachu. Ecco perché ho scartato l'idea di prendere Jolteon, perché come Pokémon elettrico vorrei tenere Pikachu, sia per andare un po' lineare con la storia, perché ricordo, per chi non lo sapesse, che Pokémon Giallo rispetto a Pokémon Rosso, Pokémon Blu e tutti gli altri Pokémon della prima generazione è quello che più è fedele alla serie animata, ai cartoni animati. E non è proprio uguale, perché là poi ci sono le varie storie interne tra i personaggi, qui i Pokémon ti vengono consegnati dagli NPC, però e tra tutti i Pokémon di prima generazione è quello che più si avvicina all'anime, insomma, alla serie animata. E quindi dicevo, nella mascherina presenterò solo, cioè metterò in sovraimpressione solo le medaglie e i Pokémon, quelli che porterò fino alla fine. Adesso andiamo, maledetto schifoso, andiamo e... Aspetta, Newbie, proviamo i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfido, vieni che te sfonno. Avanti. Simone vuole lottare. Simone manda Eevee. Allora, questo rispetto, ho notato rispetto ai Pokémon quelli più moderni, che sono molto più semplici, questa prima lotta in realtà è molto complessa. Perché ora ve ne rendete conto, se io faccio l'attacco, l'unico attacco diretto che ho, perché il ruggito è un attacco passivo, nel senso non è un attacco diretto, Tuono Shock invece è un attacco diretto, vedrete che io gli tolgo un tot, però lui con azione mi toglie molto. Vabbè, ha fatto un brutto colpo, che culo, ha fatto un brutto colpo. E come vedete già, comunque azione mi toglie di più di un Tuono Shock. E ora fortunatamente abbiamo la pozione, non so però se mi basta più con questo brutto colpo. Come vedete è difficile. Non è gravissimo se uno perde questa battaglia e la successiva che si verifica nel percorso 22, se non mi ricordo male. Però sono determinanti perché in base a se vinciamo o perdiamo queste due battaglie avremo in cosa si evolverà proprio quel lividi di Simone. Ora, se non ricordo male, prendete con le pinze, non mi ricordo, però se non mi ricordo male, se le vinciamo tutte e due si evolverà in un Jolteon, se ne vinciamo una si evolverà in un Flareon, se le perdiamo tutte e due si evolverà in Vaporeon. Ora, tecnicamente con i Pokémon che ho intenzione di prendere io riusciamo a controbattere, ad essere super efficaci contro tutti. Però per una questione di esperienza, di soldi iniziali, eccetera, eccetera, mi piacerebbe preferire riuscire a vincerlo. Quindi cosa facciamo? Rischiamo, gli faccio un altro Tuono Shock o metto la pozione? Facciamo un Tuono Shock, magari lo paralizziamo. Brutto colpo pure no, Eevee fa azione. Ok, sono costretto a utilizzare la pozione. Io non mi ricordo nei Pokémon più moderni la necessità di utilizzare la pozione, assolutamente, mentre qui invece è quasi fondamentale. Facciamo un altro Tuono Shock. Vedete quanto ci toglie. Fortunatamente siamo riusciti a vincere. Eevee nemico esausto, Pikachu riceve 97 punti, sale a livello. Impara colpo coda, vabbè, un altro attacco passivo. Newbie ha battuto Simone. Cosa? Non può essere, era il Pokémon sbagliato. Newbie vince 175. Poké dollari, buttali via. Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarla. No, ci vediamo dopo. Come? Bluff? Ma guarda questo. È strano, ma pare che Pikachu non ne voglia sapere delle Pokéball. Dovrei portarlo appresso così, questo dovrebbe farlo felice. Così gli puoi parlare e vedere se gli piace. Ecco, questa è un'altra cosa particolare, che nei primi Pokémon, prima di questo, ossia Rosso e Blu, questa dinamica non era presente, ossia che il Pokémon esce fuori. Se non mi ricordo male, nemmeno nei Pokémon di seconda generazione
e così lo diventerà una dinamica invece comune dalla quarta generazione in poi, se non mi ricordo male. E questo invece è il primo Pokémon che introduce, cioè il primo giusto gioco di Pokémon che introduce appunto la possibilità di un Pokémon che ti accompagna. Credo, ora non mi ricordo, lo scopriremo man mano, però credo che solo Pikachu possiamo portare. Inoltre questo è il primo gioco Pokémon che introduce un'altra meccanica, ossia la felicità. Infatti se io interagisco con Pikachu mi fa vedere il suo stato d'animo, se è felice, se non è felice o meno. Che io ricordi non influisce nulla in questo gioco qui particolare, mentre sarà importante invece nei Pokémon di quarta o di terza pure, non mi ricordo, però di quarta sicuro perché poi con la quarta generazione, sì, di terza pure con i fiocchi se non mi sbaglio. Comunque di quarta sicuramente perché ci saranno delle evoluzioni che dipenderanno dalla felicità delle Pokémon. In questo caso, se non sbaglio, solo questa piccola animazione che si vede se Pikachu è incazzato o è felice. Andiamo avanti. Dovresti parlargli per sentire come sta. L'abbiamo visto, è incacchiato. E ora qui, come i giochi appunto dell'epoca, nessuno ti dice niente, devi andare ad esplorare, non sai cosa devi fare, però tu, diciamo, la prima cosa che si fa in questi casi è andare dalla mamma perché qui la mamma ti curava. Se sarai troppo duro con i tuoi Pokémon non ti ascolteranno, devi anche riposarti. E infatti, così il nostro Pikachu, fai attenzione, il nostro Pikachu attacco 12, difesa 9, velocità 17, speciali 11, tipo elettrico, è curato perfettamente. Perfetto, e noi andiamo. Stavolta possiamo andare tranquillamente nell'erba alta perché non incontreremo nessun Pokémon. Ma non qui, perché qui non le incontreremo mai, nemmeno se ci stiamo una vita sempre a fare avanti e indietro. Ma se andiamo avanti sicuramente sì. Qui troviamo un NPC che è importante perché ci dà un'altra pozione. Abbiamo prezzi buoni, vieni a Pokémon, vieni a trovarci a Smeraldopoli. Tieni, ti do un campioncino, ecco qua. Newbie riceve pozione. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo è l'influente come NPC, non ci dice nulla. O meglio, non è che non ci dice nulla, ci dice le varie istruzioni, ci dice come funzionano i tasti qui, queste cose. Vi evito tutte queste cose. Andiamo qui c'è il centro Pokémon. Ora, qui se io tento di andare avanti, c'è questo tizio che ci dice non puoi passare da qui, è proprietà privata. Oh nonno, non essere sgarbato, non ho ancora preso il caffè. Perché quando uno non prende il caffè blocca l'accesso alle strade principali, giustamente. Vabbè, comunque, se non sbaglio qui, prima di andare avanti, ci dovrebbe essere un'altra pozione. Qui. Newbie trova pozione, infatti. Ci saranno degli elementi nascosti, poi avremo uno strumento che ci permetterà di trovarli. Ok, andiamo, seguiamo le indicazioni di quel ragazzo di là che ci dice andare al Pokémon Market. Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? E conosci il professor Rock, vero? È arrivato quello che aspettava, glielo puoi portare tu? Newbie riceve il pacco per Rock. Benissimo, e quindi che dobbiamo fare è tornare indietro dal professor Rock. Una volta che abbiamo consegnato il pacco, direi di chiudere qui il video che insomma mi sembra che come video introduttivo e come chiacchierata direi che va bene, soprattutto perché è il primo video. Incontriamo un Pokémon così vediamo pure un po' le animazioni. Pidgey selvatico. E se non mi ricordo male, anche i Pokémon che si trovano sono abbastanza fedeli alla serie animata. Infatti, se vi ricordate, ora
Ash nelle prime puntate incontrava un Pidgeotto, non un Pidgey ma un Pidgeotto. E che facciamo? Io non vorrei troppo overlivellare Pikachu, però vabbè dai, qui lo possiamo pure fare. È super efficace, giustamente, essendo tipo volante. Pidgey nemico esausto. Pikachu riceve 15 punti esperienza. Va bene, andiamo avanti. Figurati, ne troviamo un altro. Rattata. Anche questo è di livello 2. Vai, di tuono shock. Rattata nemico fallisce. Noi facciamo un altro tuono shock. Allora, questo Pokémon rispetto ai due precedenti è leggermente un po' più difficile all'inizio. Perché? Perché avendo Pikachu e la prima palestra, come poi vedremo, sarà quella di Brock, quindi la palestra di pietra, è difficile con un Pikachu. Mentre per dire nei Pokémon blu, rosso, eccetera, puoi scegliere, che ne so, Bulbasaur, puoi scegliere Squirtle e te la cavi la grande. In particolare con Bulbasaur le prime due palestre sono easy. Con Charmander era un po' più difficile, cosa che si è più facilitata poi nella terza generazione, nella quarta generazione è sempre più facile. Nella terza perché c'è il remake, e perché poi se non mi ricordo male Charmander impara Ferrartigli, che aiuta contro Pokémon tipo roccia, essendo un attacco di tipo acciaio. Poi lo vedremo perché ho intenzione di portare pure quei giochi lì. E qui invece Charmander credo abbia Graffio, e quindi se la trova. Le prime due palestre sono difficili, ancor più per Pikachu. Vedremo cosa possiamo fare. Uno stratagemma lo troveremo. Comunque andiamo dal professor Rock. Oh, newbie! Come sta il mio vecchio Pokémon? Beh, sembra piacergli molto. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Cosa? Hai qualcosa per me? Newbie consegna il pacco per Rock. Ah, la Pokéball speciale che ho ordinato. Grazie. A proposito, devo chiederti un favore. No. Maledetta schifosa. Nonno, il mio Pokémon si è rinforzato, vedi? Ah, Simone, arrivi proprio al momento giusto. Volevo chiedervi un grosso favore. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni. Il Pokédex registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o presi. È una specie di enciclopedia. Newbie, Simone, portate questi con voi. Newbie riceve il Pokédex da Hawk. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo. Era questo il mio grande sogno. Ma sono troppo vecchio ormai, allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare, sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. Perfetto, nonno, lascia fare a me. Newbie, mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te. So come fare, prenderò la mappa della città di mia sorella. Le dirò di non prestartela, Newbie. Maledetto schifoso. E noi ci avviamo verso la conclusione, insomma. Andiamo dalla sorella. Questa è la casa di Gary, quella lì è la mappa. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore, tieni, ti sarà d'aiuto. Newbie riceve la mappa della città. Ora, anche qui usa la mappa della città per vedere dove sei. Anche qui c'è una cosa particolare che credo sia solo in questo Pokémon o nei Pokémon di prima generazione. Prima di andare ne approfittiamo per abusare ulteriormente della cura di nostra madre. C'è una cosa particolare della mappa che rispetto ai Pokémon successivi ci indica dove dobbiamo andare. Mentre non lo so se è solo caratteristico di questo gioco o dei primi giochi, però vedete, se io vado avanti, a parte qui il taglio che fa nella proprietà di Diglett, però ci dice esattamente dove dobbiamo andare. Guardate, vedete tutti i percorsi che dobbiamo fare man mano. Cioè questo schema che sta seguendo il
il simbolo qui, il quadrato, è proprio la strada che andremo a fare noi. Cosa particolare nel senso perché magari non ci sono, come nei primi giochi, non ci sono tante indicazioni che ci dicono dove andare e come andare, e questo è molto utile per evitare di perdersi. Altra cosa, gli strumenti vengono messi tutti in un insieme, in un'unica sacca, mentre nei Pokémon nuovi ci sono mille sacche, che a pensarci bene è poco realistico. Qui invece c'è appunto lo zainetto che contiene tutto, dalle pozioni alle mappe a tutti gli strumenti eccetera, tutti racchiusi in uno zainetto. Qual è il problema? Che ci possono entrare al massimo 20 strumenti. Perché? Perché all'epoca insomma le memorie erano abbastanza piccole e non si potevano far contenere tanti dati, e quindi dovremo giostrare bene quali strumenti portare, quali depositare, quali utilizzare eccetera eccetera. Questa è pure una delle difficoltà, diciamo, che c'era in questi primi giochi di Pokémon. Va bene, io direi di salvare qui. No, ritorniamo magari, ritorniamo a Smeraldopoli. In realtà lo potrò sconfiggere comunque. Ritorniamo a Smeraldopoli. Sono indeciso se farlo. No, direi che come prima puntata va più che bene questa, sì. Allora, qui abbiamo un Pidgey, livello 4 addirittura. Facciamo uno shock. Bel brutto colpo diretto. Pikachu. Qui c'è pure un'altra cosa particolare, ecco, man mano mi vengono in mente tutte queste cose e le dico perché può essere utile anche per comprendere il gioco. Il discorso dei brutti colpi, vedete quanti ne escono fuori, cioè, è molto strano, nel senso perché nei giochi Pokémon nuovi è difficilissimo che venga fuori un brutto colpo. Nei Pokémon di prima generazione, non so se volutamente o per un errore di programmazione, comunque i brutti colpi dipendono molto dalla velocità del Pokémon. Tanto più se il Pokémon è di molto più veloce del Pokémon avversario, la probabilità che esca fuori un brutto colpo è molto alta. Ciò fa venire in mente il fatto che se tutte quelle mosse che, come che ne so, Foglie Lama, se non ricordo male, hanno una capacità di brutto colpo elevata, se il Pokémon addirittura veloce praticamente è un brutto colpo assicurato nella prima generazione. Quindi chi conosce questa dinamica e ne fa un uso intelligente di questo fatto può arrivare a creare dei Pokémon addirittura inarrestabili. Ora, se andiamo qui, noi potremo proseguire. Come vedete, il signore qui si è alzato. Quando vado a fare spesa a Plumbeopoli devo percorrere il sentiero tortuoso di Bosso Smeraldo, che è poi dove andremo noi. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Certo che poi passa. Scusa se sono stato un po' sgarbato prima. Vedo che usi un Pokémon. Per scusarmi ti insegnerò come catturare il Pokémon. Questo fa parte del tutorial. Rattata selvatico. Anche lui subito vecchietto tira la Pokéball e catturano. E invece no. Mentre in rosso e in blu, se non mi ricordo male, lo cattura al primo colpo, qui invece non ti insegna una beata mazza. Non ha funzionato, ho perso l'amato e anche finito le Pokéball, devo andare al Pokémon Mart a comprare altre. E ci dice subito, cioè questa è un'indicazione di andare al Pokémon Market. Ci doveva insegnare a catturare i Pokémon, invece ci ha insegnato che dobbiamo andare al Pokémon Market. Posso essere d'aiuto? Sì, compriamo le Pokéball. Ne compriamo tantissime, cioè tutte quelle che possiamo, perché è altra cosa particolare della prima generazione. Qui è importante
catturare quanti più Pokémon possibili. Perché? Perché ci sono gli strumenti che ci daranno in futuro, come, che ne so, il detector, eccetera, eccetera, ce li daranno se abbiamo catturato un certo numero di Pokémon, tipo 20, 40, eccetera, eccetera. Quindi è importante catturare quanti più Pokémon possibile. Nelle generazioni successive questo è stato rimosso. Nelle prime generazioni questa era un'altra difficoltà del gioco, perché dovevi girare comunque, da un lato allungava la longevità del gioco, però dovevi andare a girare tutta, insomma, la mappa per catturare quanti più Pokémon possibili per raggiungere appunto i livelli necessari ad ottenere gli strumenti. Ora, il prossimo passo non è quello di andare per il boss smeraldo, ma andare nel percorso 22, che c'è di nuovo, incontriamo di nuovo Simone per fare quel famoso secondo incontro che vi dicevo prima. Quindi io direi di fermarci qui, perché mi sembra un buon momento per fermarci. Già una lotta, insomma, con Simone l'abbiamo avuta. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video fino a qui. Spero di avervi fatto passare, insomma, un momento piacevole, divertente e soprattutto rilassante. A me non mi piacciono i gameplay, insomma, i giochi giocati troppo con urla, cose, eccetera. Mi piace così, insomma, mantenerli rilassanti, così che uno può ascoltarli anche come faccio io, insomma, quando vedo i gameplay degli altri, non lo so, durante una pausa, una cosa che uno vuole rilassarsi un poco e si vede, insomma, un gameplay. Se questo genere di contenuti vi può piacere, seguitemi, commentate e ovviamente condividete il video. Io vi do un grandissimo abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ciao!